In una collezione che custodisce numerose statue di dei e miti, quella dei tirannicidi rappresenta un unicum. Il gruppo statuario di questi due personaggi trova la sua particolarità nel suo valore storico. Non raffigura personaggi ideali, ma due uomini che hanno fatto la storia, che rappresentano la libertà e la forza rivoluzionaria di un popolo. La parola tirannicidi significa infatti gli uccisori del tiranno. Il celebre gruppo scultoreo riproduce due uomini, Armodio e Aristogitone, nell'atto di scagliarsi contro Ipparco, figlio del tiranno di Atene Pisistrato e fratello di Ippia. La scultura si basa infatti su un evento storico realmente accaduto. Ipparco venne ucciso nel 514 a.C. da Armodio e Aristogitone, che per questo gesto furono catturati e messi a morte. Ma questo fece di loro un simbolo di rivoluzione e libertà, al punto che gli ateniesi decisero di erigere loro un monumento commissionato allo scultore Antenore, quando 4 anni dopo, nel 510 a.C., Ippia, ormai tiranno di Atene, venne cacciato dalla città. Ma l'originario gruppo statuario fu portato via dai persiani durante l'occupazione di Atene del 480 a.C. Gli ateniesi così commissionarono agli scultori Crizio e Nesiote, nel 477 a.C., un nuovo monumento ai tirannicidi. La statua, che era stata sottratta dai persiani, fu poi restituita alla città e da quel momento entrambi i gruppi furono esposti nell'agorà ateniese. È molto probabile che le sculture conservate qui al Man, nonché tutte le altre repliche giunte fino a noi, siano ispirate all'iconografia e allo stile del gruppo più recente. I due tirannicidi sono completamente nudi, colti in un gesto di impeto. Entrambi erano armati di doppia spada corta, di cui rimane oggi solo l'impugnatura stretta tra le mani. La composizione delle due figure è una piena affermazione dello stile severo. I loro volti, pur lontani dalla forza espressiva del periodo classico, risultano più naturali, privati dell'impassibile sorriso arcaico a favore di un'espressione per l'appunto più severa. Scopriamo nel dettaglio le due figure. Il giovane Armodio, la cui età è stimata sui 15 anni, è rappresentato senza barba, con la gamba destra protesa in avanti, quasi a voler sostenere lo slancio, e quella sinistra che trattiene il passo. La posizione delle braccia vede il destro teso in alto e sollevato sopra la testa, mentre il sinistro è abbassato lungo i fianchi. Il modello anatomico del corpo, asciutto ed essenziale, e la muscolatura possente evocano tutta la potenza del giovane corpo. La testa ha una struttura cubica ben riconoscibile, con una capigliatura a calotta con riccioli, grandi occhi, pesanti palpebre e bocca grande e chiusa. Aristogitone è visibilmente più maturo di Armodio. L'età si stima sui 35 anni. È rappresentato barbato e nudo, ad eccezione della corta calamide, il mantello che copre il suo braccio sinistro. La figura è scolpita nell'atto di scattare in avanti con la gamba sinistra aderente al suolo e leggermente piegata, mentre la destra viene spinta indietro con il tallone sollevato da terra. L'attuale testa di Aristogitone è un calco in gesso tratto da una replica marmorea rinvenuta a Roma, nell'area sacra di Santo Mobono, che è conservata ai Musei Capitolini. Precedentemente, in un errato restauro rinascimentale, al suo posto era stata collocata la testa marmorea appartenente ad una replica di Meleagro di Scopas, che è conservata al Man proprio accanto al gruppo scultoreo. I tirannicidi rappresentano un reale caso di storia politica e sono un vero simbolo di rivoluzione di un popolo e di vittoria della democrazia.